Io personalmente conosco anche quelli degli altri, siamo andati tutti per combattere contro gli inglesi e si chiamava, adesso non mi ricordo, ma lo chiamavamo articolo 16 o 18, che voleva dire adoppiamo l'articolo 16 o 18, maledetti gli inglesi, voleva dire maledetti gli inglesi. E dovevamo combattere, siamo andati giusti, eravamo sempre affiatati per andare a conoscere questi inglesi. Gli americani non si conoscevano per modo di dire, avevano delle truppe di colore, ma tutta roba che non faceva paura. La roba che faceva più paura erano gli inglesi. Come vicini conoscevano o conoscevamo noi per sentito dire che era una forza, ma che contro i tedeschi non aveva niente da fare. La delusione grande è stata quella di averci mandato via dal fronte e mandare così per la campagna, in giro, come siamo andati su per i 7 comuni. E siamo andati là in giro per le campagne, per le trincee della Prima Guerra Mondiale, a vedere di trovare qualcuno, ma non c'erano quelli che chiamavano i partigiani. Noi abbiamo trovato dei pastori e basta. È vero anche, però, che dopo essere passati dietro i pastori così, qualcuno sparava, ma non abbiamo visto. Noi, la mia compagnia, ad esempio, non ha mai fatto un prigioniero, mai ammazzato nessuno. Perché io ero nella compagnia AACC, quinta compagnia armi e accompagnamento. C'era di tutto, ma la maggior parte erano studenti. Difatti non si parla neanche di gradi, perché quando si parla di gradi vuol dire avere un universitario. Gli altri erano studenti delle come si chiama, magistrali allora oppure superiori. Quando siamo tornati via da Asiago, siamo andati ancora a Torre Belvicino, un paesino sempre lì sotto. Lì avevamo nella scuola l'accampamento, come si chiama? Il pagliariccio, ecco. E eravamo insieme alla compagnia a comando. La compagnia a comando era in un'altra palazzina vicino a un ponticello che passa di lì, faceva un'ansa e lì si andava a fare il bagno. E poi siamo andati a Castro di Lovere. Lì abbiamo fatto un po' di tempo e un giorno io ero a cambiarmi perché avevamo appena fatto, non so, un addestramento, così ero su in camerata con gli altri a cambiarci per andare fuori in libera uscita. Era verso sera. E guardo fuori dalla finestra e vedo un aereo, credo che fosse Pippo. E siccome che io ero portamunizioni della Breda, ho detto adesso metto su un caricatore e poi ci do una pagata io. Ma prendo la Breda insieme a un mio amico, che poi è morto, la mettiamo sulla finestra, la appoggiamo con il telaio e faccio per sparare. A quel momento invece è scoppiato la polveriera sotto di noi. E io sono stato a penzoloni finché non mi hanno liberato, e dopo ho conosciuto chi mi ha liberato, è scoppiata la polveriera. Ci sono stati, mi pare, 27 morti. Lì mi hanno tirato giù e i morti sono stati messi da una parte, i feriti portati a Marone all'ospedale e dopo li sono andato a trovare. Un paio di giorni dopo abbiamo fatto il funerale, che era una cosa meravigliosa. Sono andato a cercare delle fotografie, qualcuno che sapesse dirmelo, nessuno.
27 ragazzi portati fino a Lovere, al cimitero di Lovere. Prima siamo andati nella chiesa per la benedizione dei caduti, si chiamava Santa Maria, ma era una chiesa enorme, la più grande di Lovere. Quando è scoppiata la polveriera sono venuti, non so in quanto popolo è venuto per aiutarci. Io, tornando indietro un momento, che un po' perché c'era la nipotina che era una bella ragazzina, e il mio amico Bassi che era un po' più grande di me, era quasi fidanzato con sua sorella che era più grande, e invece loro erano sfollati in casa dello zio. Lo zio faceva il pianista, suonava il pianoforte e io andavo lì, volevo imparare anch'io a suonare. Quello è stato quello che m'ha tirato via dal chiodo del trave, che ero Penzoloni. Io non ho mai sentito nominare l'antisemitismo, perché a noi quello che interessava di più era difendere la patria con le armi dagli inglesi. Questo è sempre stato nei nostri inni, basta. Non abbiamo mai, anzi io poi ho saputo degli ebrei quando alla fine della guerra, che sono stato liberato dalla prigione, sono andato in soccorso ai prigionieri che c'erano in Germania. Andavo a Pescantina, mandato dall'arcivescovo Monsignor XIII di Brescia, e andavo a portare aiuto a questi ragazzi. Finito tutto la faccenda del funerale e così, ci hanno trasferito in una frazione vicino a Pisogne, e qui eravamo verso settembre, sì, verso settembre, e sempre del 44. E lì hanno istituito la marcia forzata. Le compagnie della tagliamento dovevano fare 10 chilometri con lo zaino faldellato, armato, scarponi, di forza proprio, no? Da Pisogne a Lovere sono 10 chilometri a passo forzato. Difatti della nostra compagnia mi pare che ce ne fosse uno solo, perché bisogna essere robusti perché i nostri scarponi erano pesanti, non erano scarponi militari normali, erano chiodati come, non so, come invece di avere una carta d'identità in tasca, guardando i nostri scarponi, contando i chiodi e la disposizione, si sapeva che uno era della tagliamento. Verso ottobre, se non salto nessun altro posto, siamo andati a Edolo, a Mu di Edolo. Mu è un paesino, una frazioncina piccola, dietro la chiesa principale di Edolo, sulle scuole. Eravamo sulle scuole, eravamo piazzati bene, avevamo un bazooka, avevamo sempre mitraglie Breda, eravamo lassù in cima e la postazione per la mitraglia era lì e si era tranquilli. Noi si andava in giro, si andava, non dico ballare perché non si ballava, ma si andava in compagnia con le ragazze per il paese. Poi Edolo era, penso che lo sia ancora, una cittadina abbastanza alla buona, non è che, anzi non ce l'avevano proprio con noi assolutamente. Solo che dopo, sempre in quel periodo, si andava delle settimane in distaccamento. Infatti alla fine di marzo siamo andati a Sonico, alla centrale elettrica, a far guardia perché c'era il pericolo che facessero saltare. Eravamo lì di guardia, dopo, non so se era martedì o mercoledì, sono venuti dei caccia, degli aerei, e hanno bombardato la polveriera di Rino, un altro paese sotto,
e c'era un grande deposito di munizioni, la polveriera, e poi ha mitragliato la centrale, e così noi ci siamo buttati nel rifugio e tutto è finito. E sono passati, hanno bombardato, hanno fatto scoppiare, poi non si sono sentiti più.